Ciao a tutte, oggi realizzerò Paperotto, il maschietto non poteva mancare. La struttura è identica a quella della paperotta, quindi nella descrizione del video vi metterò il link per scaricare e guardare come si realizza la struttura della papera e anche il tutorial che ho fatto tempo addietro dello zainetto portachiavi. L'unica cosa che dovete omettere, insomma, è quella di mettere il moschettone. Non mettendo il moschettone per agganciare le chiavi è un classico, è identico a quello del tutorial del portachiavi. All'interno io ho inserito le perle profumate all'interno di un sacchettino in tulle, quindi Paperotto sarà anche profumatissimo perché ne ho messe un bel po'. Adesso vi faccio vedere come si realizza l'abbigliamento di Paperotto, vi assicuro che sarà un amore. Allora, io per questo progetto, per i vestitini di Paperotto, sto utilizzando un cotone 100%, ma potete utilizzare qualsiasi tipo di tessuto voi avete, anche il cotone arredo. Qualunque tessuto andrà benissimo. Nella descrizione del video vi posterò anche il cartamodello di tutti i pezzi per realizzare il cappellino, la salopette che ha una bella forma e basta, non c'è altro. Allora, iniziamo. Allora, per prima cosa vado a realizzare la parte inferiore, quindi il pantaloncino. Allora, per questo progetto ritagliate il cartamodello. Allora, io nel cartamodello vi scriverò tutto nel dettaglio. Questa V che voi vedete la dovete realizzare soltanto ad un pannello del pantaloncino, quindi o il davanti o il dietro. Praticamente queste sono le due pence che dovete realizzare, adesso vi farò vedere come, in questa maniera. Quindi due pence o sul pannello davanti o sul pannello dietro. Adesso ve lo faccio vedere. Innanzitutto ritagliate il cartamodello. Uno lo disegnate così, messo con il tessuto in doppio. Qui troverete la scritta anche in doppio, quindi prendete un tessuto, mettete dritto con dritto. Dove c'è la piega, quella chiusa, voi dovete appoggiare il cartamodello così, disegnate con la penna cancellabile il contorno, dopodiché togliete il cartamodello, fermate per bene con gli spilli e dovete andare a ritagliare sulla sagoma con questa V, sempre col tessuto messo in doppio. Come potete vedere, si sono venute a formare queste due V, che saranno le penze che adesso dopo andremo ad unire e a cucire. Questo è soltanto o la parte davanti o la parte dietro, decidete voi, perché le penze comunque le potete mettere o davanti o dietro, è indifferente. Invece l'altro tessuto, sempre con lo stesso cartamodello, lo dovete ritagliare, disegnare e ritagliare senza realizzare questa V. Dovete andare dritto. Io chiaramente nel cartamodello vi metterò il segno della V da mettere solo su un pannello e lascerò il trattino, la linea retta per questo che dovete adesso andare a disegnare senza realizzare la V. Quindi andate a disegnare quest'altra sagoma, sempre con il tessuto messo in doppio, così come abbiamo fatto per questo. Dopo aver disegnato con la penna cancellabile senza la pence, togliamo il cartamodello, io me lo vado a ritagliare. Continuo e vi faccio vedere. Ho ritagliato, adesso apro, non avrà le pence. Io decido che le pence potranno stare anche davanti o dietro, è indifferente. Allora, a questo punto, cosa dovete fare? Come potete vedere sono identici, l'unica cosa che cambia è che hanno le pence. Adesso, per prima cosa, prendiamo il tessuto che ha le pence e mettiamo dritto col dritto, uniamo così e andiamo a cucire a 5 mm dal bordo, bloccando il punto e arrivando fino alla fine. Una volta cucito rifinite con lo zig zag. Lunghezza punto 2, tensione del filo a 4. Ok, inizio. Allora, ho cucito
questa pence. Il risultato sarà questo. Adesso io però mi vado a rifinire questa parte che ho cucito pure con lo zig zag e qui farò la stessa identica cosa, dritto con dritto, unite per bene, fermate con gli spilli, cucite a mezzo centimetro dal bordo e poi andate a rifinire con lo zig zag. In questa maniera avremo formato le due pence. Queste sono le due pence che ho realizzato e ho anche rifinito con lo zig zag. Allora, adesso cosa dovete fare? Dovete fare il bordino, il doppio orlino, qui dove abbiamo realizzato le pence. Quindi 1 centimetro e 1 centimetro, così. E andate a fare l'orlino con un punto dritto. Sempre tensione del filo 2, 2 e mezzo e scusate, lunghezza punto 2, 2 e mezzo e tensione del filo a 4. Allora, ho fatto l'orlino dove avevo realizzato le pence. Adesso mi vado a realizzare lo stesso orlino della stessa misura, quindi 1 centimetro e 1 centimetro anche sull'altro pannello, così. Della stessa misura dell'orlino che ho fatto sull'altro pannello, quello dove ho realizzato le pence. Quindi ok, una volta realizzato l'orlino, aspettate, tolgo questi fili che io proprio non li sopporto. Dobbiamo fare l'orlino ora sulla parte inferiore di questi due pannelli, quindi sempre 1 centimetro e 1 centimetro. Magari se stirate è meglio. Quindi 1 centimetro e 1 centimetro, così sia qui e sia qui. 1 centimetro e 1 centimetro, sempre punto lunghezza punto 2, 2 e mezzo, tensione del filo a 4. Quindi vado a fare queste due cuciture, due orlini e vi faccio vedere. Allora, dopo aver fatto adesso l'orlino anche sulla parte inferiore a tutti e due i pannelli, cosa dovete fare? Scusate, sposto paperotto. Quindi mi posiziono il tessuto dritto con il dritto, così. Adesso fate combaciare qui e fermate con gli spilli e poi di qua. Poi fate combaciare qui e fermate e fate combaciare anche qui. Mettete uno spillo. Adesso qui abbiamo realizzato le pence, dovete far combaciare qui e qui in questa maniera, sia di qua e sia di qua. Accertatevi che questo, perché adesso poi dobbiamo andare a cucire sia di qua e sia di qua, quindi così. E qui non verrà chiaramente cucito. Adesso che abbiamo fermato su tutto il contorno, mi vado a fermare anche questa parte centrale e mi vado a cercare adesso la metà, anzi togliamolo lo spillo perché devo cercare la metà. Adesso faccio così e mi vado a segnare la metà. Voi magari stirate, io ho questa linea ben impressa, adesso salgo di 10 centimetri 10 centimetri e traccio una linea così, poi mi distanzio 1 centimetro di qua, 1 centimetro di qua e mi vado a tracciare queste altre due linee, un po' come nei tutorial che ho realizzato io, dove ho realizzato pantaloncini, pantaloni, salopette e poi sopra io vado a curvare. Questo schemino ve lo metterò sempre su carta modello, così poi lo riportate sul vostro tessuto. A questo punto io
fermo qui con uno spillo sulla parte qui centrale dove ho preso il segno dei 10 centimetri, fermo con lo spillo e vado a cucire su questo segno che ho appena realizzato. Quindi blocco il punto e arrivo qui e blocco il punto. Quindi, allora, ho fatto questa cucitura qui. Adesso vado a tagliare qui in mezzo, dove avevo segnato 10 centimetri. E ho formato adesso i pantaloncini, tolgo un po' di eccesso qui in questo angolo, sto attenta a non toccare la cucitura e mi vado a ritagliare questo eccesso di tessuto, così. Io mi avvicino vicino alla cucitura e sto molto attenta a non toccare la cucitura. Ok, adesso tolgo un pochino di eccesso qui e anche qui. Adesso mi vado a rifinire, poi dopo aver cucito mi vado a rifinire tutto con lo zig zag. Allora, adesso che abbiamo formato il cavallo dobbiamo andare a cucire. Stendete bene il tessuto qui, qui, poi qui e qui sarà l'apertura per inserire i pantaloncini al paperotto. Vado a cucire e vi faccio vedere. Io ho cucito qui, qui e già ho formato il pantaloncino. Adesso andiamo a realizzare la pettorina. Prima mi tolgo questo eccesso e poi vado a rifinire tutto con lo zig zag. Perché il lavoro deve venire ben rifinito e ben pulito. O se avete la taglia e cuci ancora meglio, fate prima. Quindi mi tolgo questo eccesso, così, e di qua. Ecco fatto. Adesso mi vado a rifinire anche all'interno del cavallo con lo zig zag. Ok, ho rifinito per bene tutto con lo zig zag, adesso me la porto sul dritto. È bellissima. Allora, adesso dobbiamo mettere la pettorina. Quindi innanzitutto decidete se le pence voi le volete davanti o dietro. Ripeto, è indifferente, non cambia nulla. L'importante è formare le pence perché chiaramente il punto vita, chiamiamolo così, della paperotta è più piccolo, quindi questo poi è il risultato, è veramente un amore. La pettorina e le bretelline. Allora, per le bretelle, sempre il cartamodello, ci vorranno due tessuti. Cosa dovete fare? Do anche le misure. Questo, le bretelle misureranno 6 centimetri per 16. Dovete, io già ne ho realizzata una, piegare a metà, magari stirate, poi ripiegate i due laterali e poi ripiegate nuovamente a metà. Una volta fatto, solo ad un'estremità rientrate un po' di tessuto all'interno perché dovrà essere rifinito. Quindi chiudete e andate a bloccare tutto intorno con un punto dritto. Una volta cucito, questo qua sarà il risultato. Questa sarà la bretella che attaccheremo adesso alla pettorina. Quindi mi vado a cucire quest'altra bretella e poi realizziamo la pettorina. Quindi fate due piccoli taglietti qua, inserite un po' di tessuto all'interno e ripiegate nuovamente il tessuto a metà. Vado a cucire e andiamo a realizzare la pettorina. Bretelle realizzate, due tessuti per fare la pettorina che dovete mettere dritto con dritto. L'importante è che solo un tessuto sia perfettamente tagliato della misura del cartamodello, l'altro può essere anche un centimetro più grande. Quindi due tessuti dritto con dritto, fermate con gli spilli e andate a cucire sui tre lati lasciando completamente aperta la parte in basso. Ragazzi, mi devo attrezzare, devo comprare un tavolo un po' più grande perché questo è un po' piccolino. Io sono anche un po' disordinata e mi sa che qua non faccio capire nulla neanche a voi. Allora, due tessuti dritto con dritto, cucite sui tre lati,
a 5 mm dal bordo e qua sotto lasciare completamente aperto, perché da qui poi risvolteremo. Allora, ho cucito, per prima cosa mi vado a tagliare tutti e quattro gli angoli e l'eccesso del tessuto, mi distanzio dalla cucitura di qualche millimetro e vado a ritagliare l'eccesso del tessuto. E adesso mi vado a risvoltare la pettorina di Paperotto. Ok, tiro fuori per bene gli angoli. Aspettate, aiuto. Tirare fuori gli angoli e adesso la andiamo ad unire alla pettorina. Io non vedo l'ora di vederlo vestito. Adesso siamo quasi alla fine. Prossimo passaggio è attaccare le bretelle e realizzare il cappellino con la visiera, che sarà un amore, veramente, anche lui Paperotto. Adesso io non vado a fare nessuna ribattitura, ma se voi volete potete tranquillamente fare la ribattitura. Io la ribattitura non la amo, la faccio soltanto quando necessita, quindi in questo caso sta bene anche così. Ok, allora io decido che le pence le metterò davanti. Adesso mi vado a cercare la metà, da cucitura a cucitura, mi raccomando, sia che sia davanti sia che sia dietro. La metà è questa, mi metto qui un segnetto con lo spillo e adesso mi vado a cercare anche la metà della pettorina. Qui vado a fare un piccolissimo taglietto. A questo punto sulla metà, quindi quadretto su quadretto sulla metà del pantaloncino, vado a fermare qui con lo spillo tutti e due i tessuti e vado a cucire a 5 mm dal bordo e vado a fissare la pettorina. Quindi il braccio. Ok, blocco il punto. Blocco. Allora, a questo punto ho fissato, come potete vedere, la pettorina. Adesso che cosa faccio? Qui io metterò anche dove ho fatto le pence due piccoli bottoncini in legno che stanno benissimo. Adesso vediamo, poi me lo decoro con calma, lo decorerò con calma. Allora, a questo punto andiamo a provarlo a Paperotto. Inseriamo zappette, c'ha il suo zainetto già messo dietro. Ok, teniamo, aspettate. Intanto lo devo togliere lo zainetto perché adesso dobbiamo mettere le bretelle dietro ad incrocio, quindi per ora lo zainetto profumato. Che buon profumo. Quindi, mamma mia, lo adoro. Adesso non so se mettere l'elastico qui. Sì, ragazze, mettiamo l'elastico invece del bottoncino. Quindi vado a prendere l'elastico. Ragazzi, questo è il primo progetto che faccio io insieme a voi, non l'ho mai realizzato, quindi mano a mano è come se lo facessimo insieme praticamente, perché è la prima volta che io lo faccio. Adesso vado a prendere dell'elastico da 1 centimetro, anche da mezzo centimetro va bene, bianco. Allora io ho preso questo elastico da 1 centimetro. Adesso io inizio dalla cucitura interna, quella del cavallo, appoggio praticamente così sopra dove c'è la cucitura del bordino e vado a cucire sulla metà di questo elastico, tirando, prima fisso il punto, blocco il punto e poi sulla metà, dopodiché adesso tiro così, tiro l'elastico e vado ad applicarmi al tessuto l'elastico, sulla metà vado a cucire, così tiro e tiro. Siamo arrivati, tiro e tiro e blocco.
e vado a togliermi l'eccesso e i fili che non sopporto assolutamente. Quella è la prima cosa che io vado sempre a togliere. Il lavoro deve essere pulito. Ci sono sempre questi fili di cucitura, ragazzi, io non riesco a cucire, non riesco a continuare. Ok, quindi adesso che ho arricciato, togliamo quest'altro filo, io mi tolgo questo eccesso di elastico, così, e ho formato la ricciatura sul bordo, amore, del pantaloncino. Adesso vado a fare la stessa cosa anche qui. E adesso posso andare ad indossare, qui ho cucito anche un'etichetta sul dietro con la scritta Handmade, andiamola ad indossare a paperotto e attacchiamo anche le bretelle. Adesso va decisamente meglio, molto meglio. Ok, perfetto, questo è l'effetto che volevo io. Adesso qui possiamo anche fermare con un puntino di colla il pantaloncino, le gambette. Ok, adesso mettiamo le bretelline. Allora, quindi la parte quella rifinita deve stare qui in fuori, così. Adesso le opzioni sono queste: o cucite un bottoncino in legno, che sarebbe la cosa più bella secondo me, e poi questa la portate qui dietro, così, e la mettete all'interno e poi la fermate con un punto di cucitura a mano, perché devono venire adesso ad incrocio. Quindi prendo ago e filo e mi vado a cucire i bottoncini alle bretelle, quindi prendo dei bottoncini in legno. Allora, per prima cosa ho cucito i bottoncini qui davanti, adesso mi metto così, sistemo, e vado ad incrociarmi così e vado a dare un punto di cucitura a mano pure qui, quindi questo qui e questo qui, perfetto. Vado a cucire e dopo passiamo, iniziamo la realizzazione del cappellino. E poi non rimane che mettere un po' di colore sulle guance di paperotto, dei punti luce agli occhi e sistemare il cappellino e abbiamo finito. Puntino di colla diciamo, al riccio e lo fate aderire alle zampette, perché questo pantaloncino è il modello, quello tipo a palloncino, quindi mi piace di più così, ma ve lo potete lasciare anche largo se vi piace di più. Adesso andiamo a realizzare il cappellino, siamo alla fine. Quindi due tessuti, mettete dritto con dritto, ritagliate il cartamodello della visiera, lo appoggiate sul tessuto e disegnate con la penna cancellabile il contorno. Poi mettete l'imbottitura o un po' di filtro K sotto, quindi filtro K dritto con dritto e fermate tutti e tre i pezzi insieme. A questo punto si va a cucire sul segno della sagoma e lasciate l'apertura qui. Su carta modello troverete la scritta aperto, dove non dovete andare a cucire. Quindi vado a fare questa cucitura con un punto lungo 2, lunghezza punto 2 e tensione del filo a 4. Allora, ho fatto questa cucitura, adesso vado a ritagliare l'eccesso distanziandomi di qualche millimetro dalla cucitura e sto sempre attenta a non toccarla, se no mi si scuce. Quindi ritaglio l'eccesso. Qui dove c'è la cucitura tolgo anche un po' così dell'eccesso di questo filtro K. Adesso mi vado a risvoltare tutto, le cuciture. Mi vado a fare una ribattitura vicino al bordo qui e qui vado a fare uno zig zag e la metto da parte. Prendo il mio tessuto per fare il cappellino che misura 10 di altezza
per 32 di larghezza. Vado a fare la rifinitura con lo zig zag su tutti e quattro i lati e solo sul lato lungo vado a fare un orlino di 1 centimetro, soltanto uno. Allora, dopo aver rifinito tutti e quattro i lati con lo zig zag e fatto l'orlino di 1 centimetro solo sul lato lungo, vado a mettere dritto con dritto e vado a cucire qui a 1 centimetro dal bordo. Una volta cucito prendo ago e filo e vado a fare adesso un punto fizza qui dove ho fatto l'orlino, non dove c'è solo lo zig zag. Quindi prendo ago e filo, inizio da qui dove c'è la cucitura e vado a fare il punto fizza tutta intorno. Quindi continuo e vi faccio vedere cosa dovete fare. Adesso non ho arricciato del tutto perché dovete prendere il vostro paperotto e prendere la misura della testa dove andrà appoggiato poi il cappellino. Quindi per me va bene così e vado a bloccarmi il punto così. Blocco il punto e taglio il filo in eccesso. Adesso mi vado a sistemare per bene questa ricciatura, quindi me la vado a distribuire così per tutta la circonferenza. Ok, adesso prendo la visiera e mi posiziono sul dritto. Chiaramente la cucitura io, eccola qua, non la metterò dove c'è la cucitura, ma sul davanti. Quindi a questo punto, visto che io voglio che, vediamo un po', il cappellino, la visiera sia bianca, o così, facciamola così, col bianco, io mi posiziono, quindi prima mi cerco qui, vabbè, la metà. La cucitura sta qua e mi vado a posizionare, eccola qua, così la visiera, perché voglio che si veda il bianco. Ok, quindi mi fermo adesso qui la visiera e vado a cucire sul bordo a 5 millimetri. Allora, ho cucito e questo sarà il risultato. Adesso, aspettate, levo questo filo. Adesso cosa faccio? Mi vado, dove ho fatto il punto fizza, vado a girarlo così all'interno, così, e mi vado a fare questa cucitura così, con un punto dritto. Quindi devo rientrare all'interno adesso, questo almeno 1 centimetro, così. Quindi allora, ho cucito con un punto dritto qui, tutto intorno, ho rientrato il bordino e sono andata a fare questa cucitura con un punto dritto e mi ritroverò così. Adesso mi porto sul rovescio, quindi all'interno, e vado a fare adesso un punto filza sulla parte superiore, qui tutto intorno e vado a stringere per bene questa volta. Quindi inizio sempre da qui dove c'è la cucitura, blocco il punto e vado a fare questo punto filza tutto intorno per tutta la circonferenza. Quindi continuo e vi faccio vedere cosa dovete fare. Allora, adesso stringo così per bene, mi vado a stringere tutto quello che ho appena arricciato e me lo vado a fissare per bene, così. Vado a chiudere tutto e poi una volta fissato me lo porto sul dritto e ci vado ad applicare adesso un bottoncino rivestito con del tessuto. Scegliete voi il colore in base a come farete i vestitini al vostro paperotto. Adesso vi faccio vedere. Quindi blocco ancora. Ok, direi che può bastare. E blocco. Taglio il filo e me lo porto sul dritto. Guardate che carino. Perfetto. Chiaramente adesso metteremo un pochino, guardate che amore, metteremo un pochino, guardate che amore, volendo potrebbe stare anche così, vabbè adesso vediamo.
a mo' di coppola volendo, quella siciliana, Adesso vediamo. Comunque, adesso io prenderò un pezzettino di tessuto bianco e un bottoncino. Allora, un bottoncino, questo qui va pure bene. E lo rivesto col tessuto. Quindi punto fizza e vado a rivestire il bottoncino. Allora, ho preso un quadratino e mi vado a fare adesso in questo quadratino il punto fizza. Così. E all'interno metterò il bottoncino. Io i 4 angoli adesso li vado a togliere di questo quadrato. Ok, sono arrivata alla fine, prendo il bottoncino, lo inserisco così all'interno e adesso me lo vado a chiudere. Così, e l'eccesso adesso di questo tessuto io lo vado a tagliare e mi vado ad incollare il bottoncino qui. Accendo la pistola, possiamo mettere il cappellino, una volta messo questo bottoncino in cima al cappello, possiamo anche finalmente completare Paperotto. Ok, mi fisso qui il punto. Ok, tolgo questo eccesso in più di tessuto. Perfetto. E questo bottoncino adesso io lo andrò ad applicare qui con un puntino di colla. Allora, dopo aver incollato il bottoncino, mettete anche un po' di ovatta dentro. Qua regolatevi voi, perché adesso dobbiamo incollare il cappellino così a Paperotto. Mamma mia, quanto è bello! Quindi, con tanti puntini di colla, lo andiamo adesso a fissare qui sulla testa di Paperotto. Prima iniziate da dietro e poi piano 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 ve lo incollate tutto. Direi che è venuto veramente un amore, ma guardate quanto è bello! Allora, io prima me lo vado a fissare con gli spilli, prima di incollare. Quindi questa visiera poi io la solleverò un pochino, così, magari vediamo, mettere un puntino di colla pure qui. Adesso a occhio vostro, a gusto vostro, sistematevi il cappellino. Quindi, appena sono convinta, posso andare ad incollare. Sì, questo lo metterò così e questo qui. Va bene. Ok, direi che va più che bene così. Adesso che sono convinta, io vado ad incollare piano piano, punto per punto. Questo spillo lo butto perché non va più bene. Così. Va bene ragazze, io inizio ad incollare partendo da qui. Metto tanti puntini di colla, sto attenta a non metterne troppa, ma ben distribuita, in modo tale che non vada a sporcare ulteriormente di colla il mio Paperotto, perché deve venire pulito. Troppa colla non necessita, deve essere messa nei punti giusti e in modo uniforme. Ok, piano piano, aspettate soprattutto che fa presa, quindi tanti puntini di colla. Il Paperotto è pronto, un po' di colore e i punti luce. Allora io ho messo il cuoricino in legno con il suo nome, Paperotto, ho cucito un'ancora in legno qui, ho sistemato per bene tutto il cappellino, ho posizionato lo zaino con il profumatore all'interno e che dire, è venuto veramente un amore. Il tutorial è finito, adesso metto anche a lui, a Paperotto, un pochino di colore qui sulle guance che non guasta, ma proprio poco poco poco, e 2 punti luce sugli occhi. Ripeto, nella descrizione del video vi posterò il link dove troverete il tutorial e carta modello per realizzare la struttura, quindi la papera, e anche
il tutorial dello zainetto portachiavi. Vi posterò tutto nella descrizione del video, il cartamodello gratuito del vestitino, seguite attentamente la descrizione del video quando iniziate a realizzare l'abitino del vostro paperotto. E mettiamo questi due punti luce, uno qui e un altro qui, uno più grande e uno più piccolino, così. Stessa cosa anche di qua. Devo dire che è venuto veramente bello, anche Paperotto, non solo Nanà e Nunù. Ok. E anche Paperotto è finito. Che amore, ragazzi, è venuto veramente un amore. Sembra animato. Guardate che bella espressione che c'ha anche. Allora, io, Paperotto, Nanà e Nunù vi ringraziamo. Mi raccomando, se vi è piaciuto il tutorial, lasciate un cuoricino, se vi fa piacere anche un commento, condividete i miei video e a chi ancora non è iscritto al mio canale, se vi piace quello che realizzo, iscrivetevi, l'iscrizione è gratuita. Per il momento vi saluto, ci vedremo a breve con altre novità, con altri bei tutorial. Per il momento un abbraccio, ciao!